Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Zero Files. In questo video sarà una guida completissima di PKX che sarà fondamentale per i principianti ma anche molto intrigante per i più esperti. Dato che probabilmente questo video sarà un lunghetto, ho lasciato in descrizione i vari mini capitoli con le tematiche che andrò a affrontare, con i relativi minutaggi. Quindi se siete più o meno esperti potete orientarvi dalla descrizione. Partiamo dalle basi. Che cos'è PKX? PKX è un programma che permette di modificare i file salvataggio dei giochi Pokémon. Questi file salvataggio partono dai giochi per Nintendo DS, come per esempio Pokémon Platino, Diamante, arrivando fino ai giochi più moderni per Nintendo Switch come Spada e Scudo. Lo scopo per cui è utilizzato è creare dei Pokémon perfetti in un certo senso. Poi vedremo nello specifico che potremo crearli sia legali che non. Ma non mi dilungo oltre e andiamo a vedere come creare questi Pokémon personalizzati. La prima cosa da cui dobbiamo partire appunto è il salvataggio. Innanzitutto è opportuno sapere che in base al gioco di cui vogliamo estrarre il file e la piattaforma, l'estrazione del file salvataggio sarà leggermente diversa. Infatti dovremo distinguere la casistica di console originale ed emulatore e poi dentro la casistica dell'emulatore dobbiamo distinguere emulatore PC ed emulatore Android. Procediamo per casi. Partiamo da emulatore Android. Innanzitutto con l'emulatore Android ovviamente il file salvataggio sarà dentro il nostro telefono e dunque dovremo collegare il nostro dispositivo al PC. Una volta collegato il telefonino vi basterà andare sull'Esplora File e poi su questo PC cliccate sul vostro telefonino. Una volta fatto entrate su memoria condivisa interna. Qui in base all'emulatore che avete dovrete cercare la relativa cartella. Qui vedremo come trovare il file salvataggio di un gioco per Nintendo DS, dunque con l'emulatore Drastic e anche con Citra. Innanzitutto con Drastic dovremo cercare la cartella Drastic che si trova qui e poi andare sulla cartella Backup. Una volta fatto ciò ci sono vari file salvataggio e noi dobbiamo cercare i file che sono di tipo DSV oppure SAV, però in teoria dovremmo avere il DSV e ovviamente valgono solo i file dei giochi Pokémon chiaramente, e andiamo a copiarlo e ad incollarlo. Vi consiglio, una volta che avete trovato il vostro file salvataggio, di lasciare la cartella aperta, perché poi andremo ad usare PKX e andremo a modificare questo file e una volta che sarà modificato lo prendiamo e lo copiamo qua dentro e lo sostituiremo. Adesso vediamo come trovare il file salvataggio per Citra. Innanzitutto dobbiamo andare alla cartella Citra Emu e poi andare su SDMC, poi Nintendo 3DS, poi nella cartella fatta solo di zeri, di nuovo, e poi andiamo su Title, sulla cartella, questa cartella, e qui io vedo 3 cartelle diverse perché ho 3 salvataggi diversi. E voi per esempio se state giocando a un gioco solo avrete una cartella sola. Per chi non lo sapesse, queste cartelle vengono generate in automatico e sono ognuna rispecchia appunto un gioco diverso, e dato che questi codici sono difficili da decifrare perché io non so che gioco c'è qua dentro e qua dentro e qua dentro, quello che vi dico è non rinominatele, perché se le rinominate una volta che farete partire il gioco non ve lo troverà più il file salvataggio, ma ne creerà una nuova con lo stesso nome. A titolo informativo queste cartelle rispecchiano questi esatti giochi. Quindi per esempio io andrò a cercare il file di Pokémon Ultrasole, andiamo su Data, cartella con i numeri, e Main. Main è il nome del file salvataggio. Quindi lo copiamo e lo incolliamo qui, pronto per essere usato col nostro programma. Con l'emulatore per PC sarà molto più semplice. Per esempio andremo ad aprire Citra Nightly, una volta aperto clicchiamo, per esempio voglio estrarre il file salvataggio di Pokémon Omega Rubino, clicco il tasto destro, apri cartella dei dati di salvataggio. Questo è molto più comodo. Prendiamo il file main, lo copiamo e poi lo incolliamo sul desktop. Io qua ho un altro file che si chiama main, che sarebbe di Ultrasole, di cui poi vi farò vedere, quindi non lo andrò a incollare sul desktop. Comunque voi dovrete tenerlo qui e poi, come ho già detto prima, una volta che avete terminato di modificarlo lo andate a rimettere nel posto giusto.
Per quanto riguarda le console, prenderò come esempio il Nintendo DS e il Nintendo 3DS. Innanzitutto col Nintendo DS, per esempio, non potremmo modificare il file SAV di un gioco Pokémon originale, ovvero della cartuccia in sé, ma ci servirà il file NDS del gioco dentro un R4. Solo da lì potremmo appunto modificare il file salvataggio. Dovrete prendere la vostra R4 e in alto trovate uno sportellino minuscolo da cui potrete estrarre una scheda SD. Questa scheda SD dovrete inserirla in un adattatore. Una volta inserita dovrete inserire questo adattatore nel vostro PC. Una volta inserita nel PC dovrete vedere una nuova schermata in cui aprite e trovate, diciamo, tutto ciò che c'è dentro l'R4. Voi dovrete andare dove c'è la cartella dei giochi e avrete una lista dei vostri giochi che a primo impatto sembrerà doppia, perché ci sarà sia il file NDS sia il file DSV oppure SAV, che appunto sarebbe il salvataggio. Voi quel file lo prendete, lo copiate e ve lo portate sul desktop. Per Nintendo 3DS la procedura è pressappoco la stessa, dovrete appunto estrarre la vostra scheda di memoria, inserirla nel PC, e qui sarà un po' più intricato rispetto all'R4 perché ci sono un sacco di cartelle, ma il percorso io ve l'ho scritto qui. Ve lo devo mostrare in questo modo perché non possiedo fisicamente un 3DS e dunque questo è l'unico modo in cui posso farvelo vedere. Adesso possiamo proseguire al succo del video, ovvero come usare PKX. Adesso scarichiamo PKX, tutto ciò che dovremo fare è andare nel canale Telegram che vi lascio in descrizione. Una volta aperto vi apparirà questa schermata e tutto ciò che dovremo fare è andare sulla lente di ingrandimento e scrivere PKX. Una volta fatto ciò clicchiamo sul risultato foto e ci porterà qui. Abbiamo 3 file. E la differenza è sostanziale. Allora abbiamo il primo file che contiene PKX originale, poi questi 2 file andremo a vederli dopo a cosa servono. Noi nel dubbio li scarichiamo tutti e 3, tanto sono file di pochissime dimensioni. Una volta che hanno terminato il download clicchiamo col tasto destro e mostra nella cartella e li troveremo tutti e 3 insieme. Ecco, andiamo a vedere innanzitutto come funziona PKX normale. E per chi invece volesse sapere come funziona l'Auto Legality Mod, vi rimando in descrizione dove c'è il minutaggio in cui vi mostro come installarlo. Invece per chi appunto fosse nuovo e volesse capire come utilizzarlo, tutto ciò che dobbiamo fare è prendere questa icona, quella rossa, e portarla sul desktop. Una volta fatto ciò ci clicchiamo sopra e partirà PKX. Questa è la schermata, vi consiglio come prima cosa di andare su Options e Language e selezionare la vostra lingua. Non modificherà la lingua dell'interfaccia, ma modificherà la lingua riguardante la natura, le mosse, eccetera eccetera, che diciamo è molto utile appunto se uno non le conosce in inglese o in un'altra lingua. Poi ovviamente dobbiamo aprire il nostro file salvataggio, dunque cliccheremo su File e Open. Una volta fatto ciò scegliamo il nostro file salvataggio che vogliamo modificare, io sceglierò Main, che sarebbe il file salvataggio di Ultrasole che abbiamo preso prima, ed ecco adesso apparirà questa schermata con tutti i miei Pokémon, questi per esempio sono quelli che ho in squadra. Ecco, cosa fa PKX? Come creiamo un Pokémon? Beh, innanzitutto questa schermata di sinistra partirà con un Pokémon preso a caso, per esempio qua in base al gioco in cui scegliamo ci darà un Pokémon base, in questo caso è Zeraora. Noi per esempio vogliamo ovviamente creare un Magikarp, riferimenti puramente casuali, qui possiamo scegliere il sesso, possiamo scegliere se è shiny e poi possiamo anche dargli un nickname e ovviamente lo chiameremo Bob. Poi possiamo anche scegliere il livello, possiamo scegliere letteralmente tutto, la natura, lo strumento che possiede, l'abilità, l'amicizia, che come valore massimo ha 255, vi ricordo. Poi possiamo anche scegliere qui la regione a cui proviene, per esempio qua a me va sempre in conflitto perché qui mi dice la regione Europa e country non può essere Stati Uniti, e quindi mettiamo Italia.
Comunque potete anche lasciarlo così, non cambia nulla. Poi potete anche modificare il luogo di incontro, potete mettere, non so, Akala, incontrato a livello 4, catturato da, non lo so, una minor ball. Potete davvero selezionare tutto. Qui appunto gli EV potete maxarli tutti, ricordo che il massimo invece qua è 31, e gli EV. Qui però attenzione, il massimo è 252, ma il totale degli EV deve essere inferiore a 510. Infatti se io qua vado a inserire 7, diventa 511 e non va bene. E se superiamo questo limite il Pokémon non potremo salvarlo, quindi vi raccomando, distribuiteli come meglio credete, basta che siano inferiori a 510. Poi qui le statistiche delle gare, possiamo modificare la bellezza eccetera, possiamo maxarle sempre con 255. E poi ovviamente le mosse, per esempio qua li dà botta, che qui è segnato da l'icona del warning perché dice non può imparare botta Magikarp, ma può imparare flagello, infatti lo possiamo mettere, ma volendo possiamo anche mettere eruzione appunto. Ovviamente ci sarà un flag, però una volta che abbiamo terminato la creazione del Pokémon possiamo cliccare il tasto destro su un quadrato vuoto e poi cliccare su applica e avremo creato il Pokémon e sarà effettivamente nel nostro salvataggio di gioco. E appunto potete crearlo come volete, potete anche mettere mosse che non può imparare eccetera, però ovviamente questi Pokémon saranno segnati da appunto un'icona di warning che se andiamo a cliccarci sopra ci dice i problemi che ha questo Pokémon. Per esempio ci dice qua la mossa 2 non può impararla, poi ci dice altri errori, le statistiche delle gare devono essere 0 e non riesce a matcharlo con l'incontro, cioè ci dice non riusciamo a matchare questo incontro come un qualcosa che può accadere davvero, e quindi sarà segnato da questa icona di warning. Che impatto ha sul gioco? Assolutamente nessuno. Se giocate da soli potete fregarvene di questi flag, perché non vi limiterà a livello di gioco. Per esempio se io uso questo Magnezone legit o questo Slowking non legit, nel gioco li posso usare tranquillamente entrambi senza alcun problema. Però ovviamente se volete il Pokémon legale, specialmente per chi gioca in competitiva, allora devono essere legali per forza, se no non li possono usare. E come fare per rendere i Pokémon legali? Beh, innanzitutto possiamo cliccare su Tools e poi su Data e cliccare su Encounter Database. Ecco, una volta arrivati qui possiamo qui scegliere il Pokémon che vogliamo. Qui ad esempio appunto scegliamo il nostro Magikarp e poi qua possiamo mettere cose aggiuntive, per esempio l'unica di rilevanza qua è scegliere il gioco da cui proviene. Per esempio io lo voglio che proviene da Ultrasole ad esempio, ma non è necessario. E una volta cliccato su Search vi trova tutti i possibili Magikarp che possono essere incontrati in Ultrasole, e con tutte le combinazioni possibili di Magikarp che possono essere incontrate in Ultrasole. Noi per esempio ne scegliamo una, clicchiamo col tasto destro e poi su View e ci apparirà a sinistra appunto tutti i dati. Vabbè, qui ce lo segna sempre non legit, qui semplicemente per la regione, perché qua ho Europa, Stati Uniti e America, ci basterà segnare Italia e siamo a posto. Adesso è perfettamente legale, infatti se andiamo ad applicarlo è perfetto. Poi a questo Pokémon possiamo modificare gli IV e gli EV senza problemi, e anche le mosse. Possiamo assegnargli ad esempio flagello e non cambia, rimane sempre qui. Ho schiacciato tasto destro applica e vediamo appunto, lo applichiamo più volte, vediamo che rimane legale. E le cose che non possiamo cambiare sono l'incontro. Non possiamo modificare dove l'abbiamo incontrato, ovvero percorso 9 e il gioco. Però possiamo modificare la ball, perché quella non dipende dalle probabilità, ma dipende esclusivamente da noi. Quindi possiamo modificare la ball. Possiamo modificare anche il livello. Per esempio diciamo che l'abbiamo incontrato al 16, però attenzione, il livello in cui lo incontriamo deve essere inferiore al livello in cui è il Pokémon, perché non è possibile che incontriamo un Pokémon a livello 16 e poi ce l'abbiamo a livello 10, quindi questo livello deve essere più grosso. Infatti se lasciamo 10 e proviamo ad applicarlo ci verrà illegale. Infatti se clicchiamo qui ci dice appunto l'errore che avevo detto prima, infatti se mettiamo 100 torna legale. Ecco, l'altra cosa è che non possiamo modificare l'abilità, e anche questo è un po' una seccatura, però possiamo modificare anche la natura
e quindi questo è ottimo, però ovviamente l'abilità no. E per selezionare l'abilità che vogliamo dobbiamo stare qua a spulciarli uno per uno finché non troviamo quello che ci fa comodo. Poi anche il sesso, la stessa cosa. Infatti, dato che questa procedura ha dei limiti che sono ben visibili e anche fastidiosi, per sviare a ciò c'è appunto l'autolegality mod, che poi sarà quella che andremo a vedere dopo. Ma ovviamente questa non è l'unica cosa che può fare PKX. Per esempio, se andiamo su SAV possiamo modificare un sacco di cose, come gli strumenti, possiamo scegliere lo strumento che vogliamo, assegnarcelo. E ovviamente, per esempio, se voglio assegnarmi una caramella rara, devo andare su, vedete qua che ci sono le varie icone, andare su l'icona delle medicine, dei rimedi, e selezionare caramella rara. E poi su count inserire 1 e poi andare su save e ce l'assegnerà. Ovviamente infatti, se per esempio andiamo a cercarlo sulle bacche e ce lo vogliamo assegnare qui, la caramella rara non ce la troverà mai. Quindi state attenti cosa volete aggiungere e andate a selezionare la categoria giusta. Poi qui possiamo letteralmente fare tutto, ma un'altra cosa degna di nota sono il Pokédex, che potete segnare manualmente i Pokémon visti, catturati. Con questo tasto check all vi completa il Pokédex, in poche parole. Cliccate su save e avete completato il Pokédex. È un po' triste, quindi io eviterò di applicarlo. Però ovviamente io non giudico, quindi potete farlo tranquillamente. Io vi mostro tutto. Andiamo su Trainer Info, che è anche l'ultima cosa che secondo me è molto interessante, che possiamo modificare il nostro ID. Infatti questo l'ho inserito io manualmente. Il nostro nome addirittura, ma non il sesso, attenzione. E poi possiamo modificare anche i soldi che abbiamo. Io per esempio me ne metto così. Poi anche il tempo di gioco, quindi per esempio per fare uno scherzo potete completare la lega e modificare il vostro tempo di gioco e dire ho battuto la lega in 1 minuto e 5 secondi, e ufficialmente così, e uno dice ma com'è possibile? Poi inoltre potete anche assegnarvi punti lotta, quanti ne volete, come i gettoni festa, potete fare letteralmente quello che volete. Una volta che poi avete terminato, dovete cliccare su File, Export Sav, Export Main. E poi, a questo punto vi consiglio di portarlo sul desktop, cliccare Salva e poi sostituire il file, cliccare Sì. Una volta fatto ciò, ci avrà esportato tutte le nostre modifiche qua nel main. Questo sarà il nostro salvataggio nuovo e questo allora lo andremo a copiare ed incollare esattamente nella cartella dove l'abbiamo preso. Per quanto riguarda invece l'autolegality mod, cosa dobbiamo fare? Beh, abbiamo 2 alternative. Come abbiamo visto prima, abbiamo sia questo, che è un setup automatico, che farà automaticamente tutto il lavoro. E poi abbiamo questa cartella zip dei plugin che servono ad applicare la mod in maniera manuale. Vi consiglio di usare questo solo se il setup non funziona correttamente. Infatti vediamo innanzitutto il setup automatico come funziona. Ce lo portiamo nel desktop e una volta portato cliccate tasto destro ed eseguitelo come amministratore. Vi apparirà questa schermata, tutto ciò che dovrete fare è andare su ulteriori informazioni ed esegui comunque. Adesso qua mi è apparsa un'icona dello scudo qua in basso, ci cliccherò sopra e autorizzerò l'esecuzione. Infatti adesso è partito il programma, sta andando tutto da solo, se vedete qua si stanno creando varie cose e adesso ha terminato e ci dice Press Enter to Exit. Premiamo invio e abbiamo questa cartella plugin e PKX completamente nuove di zecca. Ecco come funzionano. Beh, proviamo innanzitutto a eseguire PKX nuovo ed eccolo qui. Se andiamo su Tools troviamo Auto Legality Mod, che appunto sarà la mod che ci renderà i Pokémon legali in maniera molto più semplice. Per vedere come si usa andate nel minutaggio in descrizione, perché adesso invece farò vedere il setup alternativo. Nel caso riscontraste un errore che non vi permette di avviare PKX, oppure se avviate il PKX nuovo non trovate l'autolegality mod, potete installarlo manualmente nel seguente modo. Anzitutto tutto questo ce lo portiamo via in modo che non ci possa confondere. Prendiamoci il nostro pacchetto di plugin bello compatto.
Allora, come prima cosa dovete cliccare tasto destro e andare su proprietà. E qui appare questa finestra in sicurezza e andate su annulla blocco e poi cliccate su applica e potete estrarre il file. Una volta estratto il file, adesso aprendolo troveremo appunto questi plugin. E una volta fatto ciò vi consiglio di rinominare la cartella semplicemente in plugins. E una volta fatto ciò possiamo avviare il nostro PKX e troveremo l'auto legality mod. Comunque riconosceremo se la nostra azione è andata a buon fine se vedremo questa icona blu anziché rossa. Infatti adesso se vado a cancellare i plugins, il nostro PKX mi cambia colore. Vediamo adesso questa auto legality mod come funziona. Andiamo a ripescarci la cartella dei plugins e PKX. Allora andate su file, cliccate su open e scegliete appunto il file salvataggio che preferite. Io sceglierò di nuovo Pokémon Ultrasole. Qua abbiamo i Magikarp che abbiamo creato prima. Ecco, per esempio questo era il Magikarp illegale che abbiamo creato all'inizio. E adesso possiamo renderlo legale. Andiamo su Tools e Auto Legality Mod. E Auto Legality Mod farà il possibile per renderlo legale. Non è sempre detto che ci riesca. Adesso proviamo. Qui non ci riesce perché ha delle mosse che non può imparare, come per esempio eruzione. Infatti come prima cosa vi consiglio di modificare tutti gli errori che può avere. Come per esempio le mosse sbagliate, qui mi dice che queste abilità devono essere 0. Ecco, una volta fatto ciò possiamo sperare di generare il nostro Magikarp. Infatti una volta applicato questi accorgimenti come errore avremo solo questo tipo di errore, che è quello che manualmente è difficilissimo se non impossibile da sistemare. E dunque una volta che abbiamo solo questo errore andiamo su Auto Legality Mod e Legalize Active Pokémon. E il nostro Pokémon adesso è legale. Infatti adesso se vado ad applicarlo abbiamo un Magikarp Shiny perfetto, legalissimo, che si può usare in competitiva. Non so quanto sia sensato usarlo, però volendo si può fare. E infatti per esempio se andiamo adesso a prendere il mio Slowking illegale, che il cui problema appunto era semplicemente questo, se andiamo su Tools, Auto Legality Mod, lo legalizziamo. E niente, questa cosa appunto la potete applicare con tutti e come vedete è una cosa molto comoda se vi servono i Pokémon per la competitiva, perché vi permette di non dover perdere veramente un sacco di ore a dover evisarli, come si dice, in modo da buildare gli EV in maniera perfetta. Poi per le altre funzioni, se siete venuti qui direttamente con il minutaggio dalla descrizione, le altre funzioni PKX che trascendono l'Auto Legality Mod le ho mostrate prima e trovate appunto sempre dalla descrizione il minutaggio corretto. Come ho detto prima, una volta che avete terminato di fare le vostre diavolerie su PKX dovrete cliccare su File e Export Sav, Export Main. Poi questo file potrete portarlo dove volete, per esempio sul desktop, lo salviamo e per esempio qua c'è già il file main e se sostituiamo il file cliccando sì andremo a sostituirlo. E una volta fatto ciò il file prendiamolo, questo qui è il file nuovo, lo copiamo e lo incolliamo nella cartella appunto che ci siamo tenuti da parte, già aperta, del nostro vecchio salvataggio. La incolliamo e lo sostituiremo. Io qua sono uscito perché non volevo sostituirlo, ma voi ovviamente cliccate su copia e sostituisci e avrete il vostro salvataggio completamente modificato. Ragazzi, spero che questo video vi sia risultato utile. Se avete qualche domanda vi esorto a farla nei commenti o se è un problema di natura informatica riguardo al tutorial, vi invitiamo nel gruppo Telegram delle assistenze, dove possiamo seguirvi passo passo per risolvere il vostro problema, che trovate in descrizione. Inoltre trovate anche il canale della nostra community, dove rimaniamo aggiornati sulle novità del mondo tech, e anche il canale di Zero Universe, dove trovate tutti i nostri link utili, come il canale Zero Files, dove carichiamo i programmi degli APK, come può essere la nostra guida, o anche la nostra pagina Instagram, come quella Twitch, il nostro server Discord e molto altro ancora.
Io vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video.